Prima di cominciare il video, amici, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, ma soprattutto di attivare la campanellina, in questo modo resterete sempre aggiornati sui nostri progetti futuri. Salve amici e bentornati sul canale. Finalmente è arrivato il giorno, il grande giorno, il giorno in cui io mi tolgo un peso incredibile perché vado a togliere l'uva, quindi non mi sveglierò più la mattina alle 4, alle 5 perché sento gli uccelli che cinguettano oppure che stridono. E appunto c'è la preoccupazione che appunto andavano a mangiare l'uva. Sono stati 2 mesi terribili per me perché ero veramente teso, perché c'è stata una lotta quest'anno sia con la pioggia che con gli animali incredibile. C'è stata una siccità incredibile, ne avevo già parlato appunto nello scorso video. Non pioveva dal 15 di giugno, è piovuto la scorsa settimana, quindi molta uva l'ho persa, quindi il 60% dell'uva l'ho persa. Poi aggiungiamo anche il fattore animale, quindi uccelli e calabroni. Quest'anno i calabroni sono stati tantissimi, ho preparato anche delle trappole naturali per toglierne un po', ma al 70% li ho tolti, la restante parte mi va a bucare l'acino della pianta, perché in teoria non dovrebbero bucare l'acino, ma essendoci la siccità l'acino si ammorbidisce e quindi vanno a bucarlo e poi si perdono tutti appunto gli zuccheri e tutto il liquido che c'è dentro. Quindi siamo arrivati a un punto per cui oggi è il 10 di settembre, è il momento giusto di maturazione dell'uva, quindi io la tolgo, così mi tolgo questo peso e la mattina posso alzarmi con più tranquillità senza venire 50 volte nella vigna a controllare se ci sono uccelli, se ci sono calabroni, se ci sono problemi. E quindi è una giornata per me di festa, perché poi alla fine l'uva e tutta, diciamo, la vite è un percorso lungo, un percorso che dura un anno, un percorso dove si passano giornate con il freddo a potare, perché appunto si pota verso dicembre-gennaio, quando ci sono 1-2 gradi, a volte anche 0, e fa molto freddo, e quindi questo è un momento di festa perché vado a prendere, a raccogliere appunto i frutti che ho aspettato un anno per averli. E quindi poi a me il vino mi piace, lo faccio nella maniera più genuina, quindi questi video saranno tanti video, non ne farò solo uno, questa è solamente la raccolta. Poi vado a deraspare l'uva, la vado a pressare, vi faccio vedere come mi muovo in cantina, anche perché facciamo il vino alla vecchia maniera, anche se utilizziamo poi dei prodotti che sono moderni, però la facciamo internamente noi, senza utilizzo di botti, con temperature stabili. Non abbiamo queste cose, abbiamo tutti strumenti antichi e ci piace così, perché magari facciamo anche un percorso che facevano un tempo, capito? E quindi è molto bello questo. Adesso vi faccio vedere un po' com'è lo stato dell'uva e poi mi preparo perché vado a prendere il trattore, carico le cassette e vi faccio vedere che strumenti utilizzo per la vendemmia. Allora, come vedete i telegiornali non ne parlano, però quest'estate da queste parti c'è stata proprio una siccità. Come vedete questo è un grappolo di uva che è stato becchettato sia dagli uccelli che dai calabroni e ha sofferto molto di siccità, perché vedete qua in fondo ci sono questi acini che si sono seccati. Comunque se io andrò a raccogliere, perché dovete sapere che comunque sia in questa uva, diciamo, più secca c'è anche molto zucchero, quindi è una cosa sia negativa che positiva. Però ora vi faccio vedere anche dei grappoli. Intanto lui è lo spaventapasseri, uno degli spaventapasseri che ho ingaggiato quest'estate per questa sessione estiva, che mi ha aiutato abbastanza lui nel proteggere la vigna. Vedete qui c'è un'altra pianta, aveva dei grappoli bellissimi e questi invece li abbiamo persi quasi del tutto, perché vedete addirittura c'è una cacca di uccello lì, però in questo caso non è stata mangiata ma è semplicemente seccata con il caldo, anche se, come vi ho già detto, vedete questi grappolini hanno pochissimo liquido ma sono ricchi di zuccheri, quindi io li andrò a inserire nella vite, appunto anche nella vendemmia. Salendo qua sopra vi faccio vedere anche delle piante un po' più anziane, perché dovete sapere che questa vigna qui è del 1930, quindi è veramente vecchissima. Io la sto reinnestando tutta, anche se devo dire che, vedete qua c'è una pianta che ho fatto quest'inverno, non so se vi ricordate, ho fatto il video delle talee, appunto in estate, vedi qui c'è una pianta nuova. Quest'inverno a novembre pianterò anche delle piante di un vivaio, perché la voglio ripopolare nel maggior tempo possibile, però anche tenendo conto che voglio prendere i cloni di queste piante che ci sono da più di 100 anni, perché mi sembra anche di rispetto verso la nostra cultura di rifare appunto una vigna tutta piena con appunto le viti che ci sono già. Questo è quasi tutto sangiovese, c'è una percentuale di colorino, vedete qui c'è una pianta bellissima, guardate che esemplare è questo, con tutti i grappoli appunto che hanno subito i danni della siccità. Vedete sono molto secchi, anche se poi alla fine c'è un po' di liquido, però
Io non prendo sempre in negativo tutte le cose che succedono perché può essere magari una stagione dove si fa meno vino ma si fa una qualità maggiore perché magari c'è più zucchero, magari ci sono state delle temperature che hanno permesso una maturazione migliore. E quindi niente ragazzi, adesso mi vado a prestare alla raccolta, è stata una sfida quest'anno perché come vi ho già detto ci sono stati uccelli e soprattutto calabroni che mi hanno fatto ammattire, però adesso andiamo nella giusta direzione e ci prepariamo a fare il vino del 2021. Allora amici, eccoci qua dietro c'è il nostro grandissimo mezzo che utilizziamo sempre e cui siamo molto affezionati. Abbiamo preso le cassette qua dietro, spero ce ne sia bisogno di molte altre perché così faccio ancora più vino. Qui ci sono i nostri attrezzi che ci servono per montare il roll bar perché io lo stacco sempre perché sennò non ci passa da dove lo metto a riposo. Facciamo la nafta, quindi andiamo a mettere un po' di gasolio perché sennò credo di essere rimasto a secco. E niente, poi ci prepariamo e adesso appunto vi faccio vedere cosa utilizzo per la raccolta. Allora vedete ci sono semplicemente dei guanti, questi vi servono perché dovete sapere che quando si raccoglie l'uva se no vi diventano le mani nere, proprio nere nere. Stasera vi farò vedere quando finisco lavorazione in cantina che nonostante i guanti avrò le mani nere comunque perché ci sono tante sostanze e poi vanno a colorare la pelle e non va via. Poi ci vogliono delle forbici semplicissime, qualcuno di voi mi dirà ma queste forbici sono vecchie, cambiale. Va bene, le posso anche cambiare, ma io sono molto affezionato e finché funzionano userò queste. Poi se qualche azienda che me le vuole regalare me le regala, mi fa un piacerone. Vado a usare questo secchio per trasportare l'uva fino al trattore dove ho appunto queste cassette perché è più comoda, la posso tenere in mano, la posso tenere sotto il gomito. E niente, questi sono i piccoli accorgimenti della vendemmia, poi alla fine è tutta una cosa di fatica e di raccolta. E vi faccio vedere appunto amici come vado a raccoglierla e adesso vado a montare il roll bar. Allora amici, eccoci qua, ci mettiamo i guanti e cominciamo la nostra raccolta di uva. In questa zona qui si trova il Sangiovese, come quasi il 90% della vigna, piante molto antiche, quindi piante che probabilmente alcune sono morte, alcune sono rivenute fuori, piante che io non voglio sostituire come tipo di pianta, ma che voglio semplicemente ringiovanire per dargli più linfa, perché poi dopo un pochino tutte le piante, dovete sapere che tutti gli alberi sono destinati a morire, perché ci sono dei cicli, si possono far andare a lungo il più possibile, tenerle il meglio possibile, ma poi la morte è una cosa certa anche negli esseri umani e appunto anche nelle piante. E quindi io sto cercando di mantenerle il più possibile, di non fargli tagli in potature che vanno a fargli dei danni e quindi poi cerco di mantenerle il meglio possibile. Adesso comincio a raccoglierla con le mie forbici, vediamo un po' quanta roba c'è. È sempre buono controllare sempre all'interno della pianta se abbiamo dimenticato dei grappoli, poi io faccio sempre alla fine una perlustrazione generale per vedere se ho lasciato qualcosa. Nel caso abbia dimenticato qualcosa, noi toscani abbiamo una grande tradizione che è la schiacciata con l'uva, quindi l'uva che avanza, se nel caso avanzasse, faccio una bella schiacciata con l'uva che è un dolce tipico molto appunto calorico, quindi molto zuccherato ma molto buono in questo periodo. Vado a continuare la raccolta, ecco qua i nostri grappoli di Sangiovese.
Ragazzi, guardate che spettacolo di grappolo questo è. Questo non è stato intaccato molto dai calabroni, è veramente un esemplare bellissimo. E anche addirittura adesso ne mangio un chicco perché... Mamma mia, che bontà. Io starei ore e ore a mangiare solo uva. Anche perché dovete sapere che quando te raccogli un frutto dalla pianta, specialmente la vite, essendo appunto stato appena raccolto, ci sono tutti i sali minerali e le vitamine. Per esempio la vitamina C nell'uva è altissima, quindi mangiare grappoli d'uva appena raccolti sono veramente per noi una cosa potentissima. Anche qua sotto, ragazzi, c'è un grappolo spettacolare, guardate che bellezza. E niente, adesso vi faccio vedere un po' come mi muovo all'interno del vigneto. Ho ancora il grappolo e appunto il chicco d'uva dentro la bocca. E niente, vi faccio vedere un po' come va la raccolta anche in determinate parti della vigna. Eccoci qua, amici, come vedete c'è il nostro secchio pieno di uva sangiovese. Adesso lo andiamo a mettere nella cassetta. Appunto, una cosa fondamentale per il vino è non portare mai l'uva troppo calda all'interno della cantina. Dopo andremo a utilizzare anche il ghiaccio per andare a raffreddare un pochino, perché la fermentazione non deve partire subito, l'uva non deve superare i 28 gradi, se no è un casino. Quindi è importantissimo portare l'uva fredda o fresca, ma non troppo calda. E appunto bisogna stare molto attenti, perché sennò poi vanno fatte altre lavorazioni aggiuntive che io non voglio fare assolutamente. Infatti ci sono alcuni che stanno sperimentando di fare la raccolta di notte, oppure non so se conoscete le vigne del Chianti dove fanno la raccolta in ottobre-novembre, perché diciamo la maturazione lì, essendo un'altitudine diversa, arriva dopo, ma poi lo fanno anche perché così la temperatura è molto più fresca. Io vado a mettere appunto l'uva all'interno della cassetta all'ombra, così sta fresca, ci vado a mettere un'altra cassetta sopra, così i calabroni non vanno a mangiare l'uva, perché sennò faccio un casino, e continuo la raccolta. Allora amici, guardate che pianta, questa pianta deve avere una quantità di anni incredibile, vedete, guardate che curvature ha il tronco, ci sarà un passaggio di linfa veramente minimo, ma guardate qui il premio di quest'anno, guardate che bellezza, guardate quanti grappoli e quanta bellezza che c'è qua. Adesso poso la telecamera, la andiamo a raccogliere insieme, vediamo se ci sta qua, ci dovrebbe stare, a meno che non cade in terra. Ok, l'abbiamo sistemata un po' instabile, però cerchiamo di raccogliere. Dicevo appunto, per quanto riguarda la soddisfazione, cos'è che mi spinge a essere felice? Mi spinge il fatto di non essere andato in ferie, per esempio, non aver fatto le vacanze estive, perché appunto non si può abbandonare una vigna d'estate perché ci sono tanti problemi, la siccità, poi ci sono gli animali, quindi ogni tanto bisogna venire, c'è da fare dei piccoli lavoretti, perché se viene un temporale ci sta che magari caschi un filare, quindi bisogna stare sempre molto attenti. Però quando appunto ci sono queste emozioni, perché queste sono emozioni per me, perché è il frutto di un lavoro, è il frutto di tanti sacrifici che ho fatto, rinunciando a molti piaceri anche, perché no. Però io voglio vivere di queste emozioni, cioè queste cose a me mi fanno sentire vivo, appunto. Io faccio questo perché mi fanno sentire vivo. Ehm, è difficile da capire in questa epoca qui certe cose, l'agricoltura, giovani che si avvicinano a questi mondi, che appunto dalla società di oggi vengono quasi straniati, però avere un grappolo di questo genere in mano, per me è un qualcosa, un percorso che io ho intrapreso e che poi appunto sono riuscito a portare a maturazione, e quindi per me è anche un dono, perché appunto è eh, alla fine il compimento di un obiettivo che poi mi sono messo molti anni fa quando sono nato, e appunto mi sono innamorato di questo luogo.
Allora amici, eccoci qua con la nostra uva, questo è quasi tutto Sangiovese, questo filare ha dato abbastanza delle soddisfazioni. Qualcuno di voi sicuramente mi chiederà: ma cavolo, ci stai facendo vedere tutta questa uva? Noi vorremmo comprare una bottiglia di vino. Al momento non è possibile, ma non perché io non lo vendo, ma perché mi piacerebbe davvero in futuro fare un'etichetta. Dovete sapere che questo vino io l'ho chiamato l'Etrusco. Cosa significa l'Etrusco? Significa praticamente in questa parte di terreno, che è quasi tutta calcario di Galestro, dove appunto il vino viene molto bene, un tempo c'erano gli Etruschi, quindi a distanza di 50 metri da casa mia è pieno di tombe etrusche, c'è la necropoli appunto, quindi c'è una storia incredibile. Al momento io appunto non lo vendo perché è una mia decisione. Mi piacerebbe in futuro, una volta che l'ho ripiantata tutta, fare un vino che può essere accessibile a tutte le persone, magari quando questo canale avrà un maggior successo, ma non sto improntando questa cosa come una sorta di business. A me i soldi, le persone mi conoscono, sanno che è uno dei miei ultimi problemi, appunto non sono affamato di soldi, io sono più per la tranquillità e la felicità. Però mi piacerebbe fare un'etichetta di vino che si chiama appunto l'Etrusco, dove spiego come viene fatto questo vino, perché concimazione organica, vengono fatte delle lavorazioni che in molte vigne di aziende grosse non vengono fatte, e mi piacerebbe appunto che le persone quando acquistano questo vino, chiaramente non ai prezzi che ci sono adesso, perché si va a comprare dei vini dove ci sono solfiti, ci hanno dato di tutto a queste vigne, con cimi chimici, e quindi appunto si va a fare un'esperienza che non è tanto naturale. Invece mi piacerebbe che le persone sentissero questo vino grezzo, perché poi alla fine è un vino grezzo, però si va a fare un'esperienza dove vengono fuori dei sapori diversi da quelli che si sentono solitamente quando si beve una bottiglia di vino rosso. Per esempio, io ho un amico che fa il vino sotto l'Etna. In questi ultimi anni sono venute fuori tutti questi viticoltori moderni, e poi sono appunto di queste grosse aziende, ma quando io bevo il suo vino sento dei sapori vulcanici appunto, che negli altri vini commerciali che ci sono sull'Etna non sento. Quindi quando bevo questo vino bianco ho un'esperienza che è poi molto piacevole da bere, e appunto accompagnando dei cibi apposta. Per esempio questo vino rosso qua per me si sposa molto bene con i salumi. Per esempio se uno ha un prosciutto crudo fatto da un norcino fatto alla vecchia maniera e c'ho una bottiglia di vino come questa, per me fa un'esperienza e gode, perché poi alla fine mangiare è un piacere. Allora amici, eccoci qua, siamo negli ultimi filari di vite appunto che rimangono. Abbiamo fatto tutti questi sotto, ci abbiamo messo abbastanza. Fa anche molto caldo, anche se siamo già a metà settembre, e vedete qui ci sono le piante un po' più anziane. Vedete lì c'è un esemplare bellissimo con quel tronco, direi bellissimo, quasi artistico, dove qui c'è abbastanza uva. Vedete, è una zona magari un po' più ombrosa, quindi ha sofferto anche meno la siccità. Ci sono dei grappoli più belli anche degli altri, come vedete c'è tutto questo filo. E adesso finiamo appunto la raccolta qui e successivamente partiamo con il trattore e ci dirigiamo verso la cantina dove andremo a deraspare l'uva.